Non ricordo chi lo dicesse, forse Lucrezio, cadendo la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma, per la sua costanza. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Oggi iniziamo il video direttamente con la preparazione dei mazzi, perché mentre li preparo vi racconto come ho trovato il gatto Chicco. Per chi non lo sapesse può andarsi a vedere il post in community. Comunque, a casa di mia mamma, che dista 1 ora di strada da dove abito io, una decina di giorni fa questa gatta nera che vedete in sovraimpressione, ha portato i suoi 3 gattini proprio nel suo cortile, perché mia mamma ha un cortile dove, dà spesso e volentieri da mangiare a dei randaggini che passano di lì. E lei mi dice: "Vieni su, vieni a vedere". Infatti io quando sono arrivata lì ho visto 'sto piccolo bianco e nero e potete immaginare, mi son detta: "È destino, me l'ha portato", e così ho iniziato ad andare ogni tanto su a vederli per socializzare. E poi, la settimana scorsa tornando a casa, ehm, in una zona sperduta praticamente, da una parte avevo un bosco e dall'altra c'era un campo, campi di grano, in mezzo alla strada sulla linea bianca, ho visto 'sto gattino, al che mi son fermata subito, ho detto c'erano altre macchine che stavano arrivando dietro di me, davanti a me, ci ho messo la macchina davanti, sono scesa, l'ho preso, si è lasciato prendere subito, anzi miagolava, sembrava chiedesse aiuto, aiuto. Caricato in macchina, da lì è stato bravissimo, l'ho portato dal veterinario, ogni tanto provavo a chiamarlo, mi rispondeva, insomma. Chicco, L'ho visto un po' apatico, se vogliamo, però praticamente quando l'ho portato dal veterinario, sì, aveva la febbre molto alta, insomma lui mi ha detto: "È un randagio e comunque, non potrai metterlo subito con gli altri tuoi gatti perché bisogna aspettare una quarantina di giorni, va isolato", ecco insomma. La febbre è passata, ha fatto l'antibiotico, l'ho portato a casa e adesso, non posso farvelo vedere ancora perché appunto lo devo tenere in una stanza a parte. Comunque ho notato, e ve lo faccio vedere anche a voi, che sulla schiena ha una piccola macchia a forma di cuore. Sapete che io sono visionaria, che insomma vedo cose dappertutto, però, giudicate voi. Infatti quando l'ho vista ho detto: "È destino, è lui". Infatti il titolo di questo interattivo, "Voglio spiegarti cosa devi aspettarti", me l'ha ispirato lui, quindi subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi, ehm, io voglio spiegarti cosa devi aspettarti. Chissà cosa devo aspettarmi io con Chicco, eh? Chissà, cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Angioletto, suerte per te. Vediamo un po' con i tarocchi cosa devi aspettarti. Prima però vado a parlare di te, a fine stesa poi mi farai anche una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Angioletto, sei di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Angioletto, ti vedo un po' in guerra con l'ambiente che ti circonda, perché questa carta vuol dire quello. È come se, tu avessi paura magari di perdere un qualcosa, oppure fossi circondato, da persone o ti senti in una situazione che non ti appartiene, persone intendo magari poco positive, sei, un qualcuno che, ti vedo in coppia o alla ricerca della persona giusta, perché questa è proprio la coppia con la persona giusta, il giusto compagno,
e potresti già esserlo, oppure la stai cercando, ti vedo un qualcuno che eh sì, guarda, l'avevo detto. Carta del sogno, 10 di coppe. Allora, o sei già, con la persona giusta o sogni di trovarla, perché questo mazzo è proprio la carta che indica il sognare, e poi il 10 di coppe è proprio la realizzazione in ambito sentimentale, familiare, Ehm, penso che tu sia anche alla ricerca di una stabilità in un qualcosa, forse nel lavoro potrebbe essere, Questa è una carta che parla di stabilità. O già lo sei, adesso vediamo. Hai delle aspettative, mi è uscita la stella. Ci sono aspettative su una stabilità, ecco. E poi dovresti cominciare a pensare un po' più positivo, perché pare che tutto stia andando al contrario di come vorresti che andasse, ma se questa carta la giriamo così, e cominciamo a vedere le cose al posto giusto, è possibile che questa situazione, si risolva nel migliore dei modi. C'è un qualcosa qua, con l'ambiente che ti circonda, con un qualcuno probabilmente, dove ti sembra che le cose vadano al contrario di come devono andare. Ci sentiamo limitati. Questa è una carta che mi indica, parla di limiti. Cosa mi dicono ancora di te? Qui abbiamo il vero amore, Secondo me lo stai cercando, ma se vuoi trovarlo, devi uscire dalla tua zona di comfort, dicono le carte, o almeno provarci. Perché qui vedi anche questo. Dice agire, conquistare. C'è un qualcosa qua che tu devi assolutamente fare. Ti vedo una persona con un buon equilibrio, equilibrata. Questa è una carta che mi parla di equilibrio e questo è positivo, angioletto. Poi, qua non ci sentiamo corrisposti. Forse da un qualcuno, forse in un qualcosa che vogliamo a tutti i costi. Questa è una carta, un 5 di denari, ci parla di mancanze, come se si sentisse la mancanza di un qualcosa o di un qualcuno, o non ci sentiamo corrisposti. E con questa ruota le cose si ripetono sempre nello stesso modo. Mi fa pensare questo matto, che è la carta del matto, questa. Un pizzico di intraprendenza in più, angioletto, perché le sfide sono ciò che rendono la vita interessante. Se continuiamo a rimanere sempre qui, a pensare in questa ruota, questa carta della ruota, alla fine, le cose non cambiano. Un'ultimissima cosa che voglio dire di te è che sei un qualcuno sempre alla ricerca della verità. Questa carta indica questo. E adesso ti dico cosa devi aspettarti, da adesso che guardi questo video per i prossimi 2 o 3 mesi. Vediamo un po'. Ecco, non a caso, guarda, sulla carta dell'amore non corrisposto c'è poi un 9 di spade. Pare che questa situazione continui a farci un po' disperare,
È come se ci sembrasse una battaglia persa. Abbiamo un 5 di spade. Penso che tu possa avere a che fare, con un qualcuno che può essere, di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, con questo Re di spade, ma anche con un qualcuno di un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, con questo Re di denari. E pare che ci sia un po' questa sensazione, ci sarà questa sensazione di battaglia persa. Cosa devi aspettarti? Beh, sono dell'idea che se stai frequentando una persona come ti ho descritto prima, le carte potrebbero dirti meglio soli che mal accompagnati. Potrebbe essere, con questo eremita qui. Nel senso che se perdi qualcuno ma trovi te stesso o te stessa, hai vinto. Penso che tu mi abbia capito. È come se queste 2 carte ti dicessero quello. Questo è una cosa che puoi aspettarti, e cioè ritrovare te stessa o te stesso anche da solo. Poi abbiamo un'iniziativa che una persona prenderà nei tuoi confronti, o sarai tu stesso o tu stessa a farlo. Anche perché non a caso qua si ripete il 5 di denari, siamo stufi di sperimentare delle mancanze, e allora con questa forza e con questo mago andiamo a risolvere una situazione. Sai, dicono che se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. E questo mago fa proprio quello. E io ce lo vedo in un qualcosa che devi aspettarti, o sarà qualcuno che lo farà per te anche. Ti vedo anche un po' proteggerti, ma penso che faccia riferimento a questo discorso che ti ho detto prima. È come se ci sono state delle persone che in passato, o una situazione dove ti sei sentito ingannato o ingannata, non paragonare quello che andrà a succedere con una situazione del passato, perché è come se, vedi, con questo 5 di coppe, tu non avessi o non riuscissi completamente a metabolizzare un qualcosa che ti è successo in passato, e vedi, questa cosa ti limita, ti porta a non agire, a non fare. E io vedo questo, cioè, penso che abbiamo un fante di coppe e un re di coppe. Ci sono delle persone che ti vogliono bene, e che andranno a fare un qualcosa per te, ed è come se tu avessi paura quasi, o avrai paura che vada a ripetersi un vecchio schema del passato, un qualcosa del passato, e questa cosa ti porterà a tergiversare un po'. Vediamo. L'avevo appena detto.
Diamo le spalle a queste situazioni passate, cambiamo strada, cambiamo rotta, angioletto. Io ti vedo cambiare strada e prendere l'iniziativa, o un qualcuno la prenderà, guarda abbiamo un 2 di coppe, parla di sentimenti, per una situazione stabile, un amore ricambiato, un sentimento ricambiato, o potrebbe essere, se non parliamo di sentimenti, ma secondo me qui sì, potrebbe anche essere una collaborazione con questo 2 di coppe e il mago, che ti porta stabilità. Un'altra cosa che vedo succedere, che puoi aspettarti, potrebbe essere un cambio di casa, un trasferimento, un viaggio con la tua famiglia. E queste persone, o una in particolare che ti vuole bene, che va ad appoggiarti in un qualcosa. Questa è la carta di appoggio, di aiuto. Guarda, ci lasceremo alle spalle un qualcosa dove ci siamo sentiti ingannati, finalmente cambieremo strada, e con questo asso di coppe va ad iniziare un qualcosa di positivo, bello. Ricorda che è nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino, e qui io ci vedo una decisione che prenderai andando ad alimentare una relazione giusta, un lavoro giusto, un'occasione che si presenta. Dico alimentare perché ho questo mago che ti porta soddisfazione. 10 di denari, 8 di denari, un imperatore, stabilità, che sia nei sentimenti o che sia nel lavoro. La stesa mi finisce con quasi tutte le migliori carte del mazzo. Guarda, abbiamo anche un 4 di bastoni. Questo feeling che può essere con un qualcuno, o finalmente con l'ambiente che ti circonda, perché sai che all'inizio avevamo visto che è come se adesso tu ti sentissi un po' in guerra con questo ambiente che ti circonda. Ebbene, qua dicono che andiamo a ritrovare un feeling con un qualcuno che potrebbe anche essere un'anima gemella e una fiamma gemella col 4 di bastoni, perché lo dico sempre. Ma sono dell'idea che qua sia anche un po' con l'ambiente che ti circonda, dove ci sono stati magari dei dissapori con un qualcuno, vedi c'è questa carta del diavolo, e poi abbiamo una ritrovata serenità, 4 di bastoni. E questo è quello che devi aspettarti, angioletto. Se hai chiesto un aiuto per un qualcosa, che può essere una qualsiasi cosa, qui io ce lo vedo, lo ottieni. 6 di denari. E questo era per te, angioletto. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Vediamo. Per l'angioletto. Vediamo cosa ti dicono. Pensa a questa domanda, sono un po' distrutti questi arcani maggiori. Per l'angioletto.
le stelle, il diavolo e il giudizio. Ma qui la risposta è un sì. Mh. Ci sono delle aspettative su una situazione, dei desideri che si realizzano con questa carta delle stelle, e questa cosa potrebbe comunque provocarti anche un po' di inquietudine, o è una passione veramente grande, importante che tu hai con questa carta del diavolo, e poi con questo giudizio l'universo, come si suol dire, ecco, ci accontenta ed è un sì. Sono notizie che ricevi di un qualcuno, sono potrebbe anche essere, il ritorno di una situazione che desideri, qui ci sono delle aspettative, ehm, stai tranquillo o tranquilla perché questo diavoletto ci parla di un po' di inquietudine, e la risposta è un sì. Mi viene da dirti, anche vedendo queste carte qua, che se c'è un progetto, perché non so, vedendo 'sto 8 di denari, 'sto 6 di denari prima, se c'è un progetto o un sogno, un qualcosa, perché vedi stelle, sogni, sappi che sognare, dopo tutto, è anche un po' una forma di pianificazione, e qua tu hai pianificato, stai pianificando un qualcosa che potrebbe crearti sotto certi aspetti anche ancora un po' di ansia, un po' di inquietudine, e poi l'universo ti premia, mh? E questo era, angioletto, ti dico adelante, e l'universo ci vuole bene. Campanello thailandese, suerte per te. Andiamo a vedere con i tarocchi cosa devi aspettarti. Prima però voglio parlare di te. A fine stesa potrai anche fare una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no. Scusa, campanello thailandese, sei di un segno di terra, un toro, capricorno, vergine, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, ariete, leone, sagittario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Campanello, sei un qualcuno che ha tanti talenti, ma talvolta sei un po' indeciso o indecisa su come indirizzarli. Io vedo come se avessimo tanti talenti, ma non sappiamo come indirizzarli, che strada prendere, cosa scegliere. Magari sei un musicista, perché lo vedo di qui, o un amante della musica. E questa carta mi indica che potresti aver superato, in questo momento, un'esperienza che è stata per te molto difficile, ma che ti ha insegnato molto. Campanello, guardala qui. Abbiamo è la carta del dono, del un qualcosa di divino, come se tu avessi, guarda, non a caso, una capacità in un qualcosa e non sai come indirizzarla, E qui potresti essere un qualcuno che fa un lavoro a contatto col pubblico, con la comunicazione, e sei, una persona che quando c'è da sistemare un qualsiasi cosa non ci pensa 2 volte, interviene, fa, sistema. Questo perché? Perché sai aspettare il momento giusto. Mh.
Angioletto, ti vedo sereno. Abbiamo, vedi, superato, imparato una lezione e finalmente siamo sereni. Questa cosa mi piace. Mm. Sei un qualcuno che... persona saggia, questa è la carta della saggezza. Ehm, Non fa mai nulla tanto per fare, ti vedo sereno, è come se tu in questo momento avessi conquistato un qualcosa, cioè una conquista di un qualcosa, e ti vedo in viaggio. Devi fare un viaggio o stai viaggiando o dovrai farlo. Ma sei un artista tu, guarda, mi è uscito anche qui, abbiamo un artista, abbiamo un'imperatrice. Ti vedo lavorativamente parlando, realizzato, realizzata, campanello? Con delle responsabilità, sicuro, però dovresti sentirti piuttosto realizzato. Hai un qualcosa di speciale tu, come se ti sentissi un po' diverso dagli altri, in senso buono, E di fatto lo sei, hai questo quid in più. Un bel caratterino tosto che aiuta. E riesci a vedere anche la luce dove non c'è. Hai questa capacità. Il bello anche dove magari la situazione non è così in quel momento bella, tu riesci a farla diventare bella o a vedere il bello o la luce anche dove non c'è. Queste le giriamo dopo. Campanello, è possibile che tu voglia metterti in proprio con un'attività, o sia così adesso, sia già così. Perché qua ci sono tutte queste responsabilità, ma con soddisfazione. Cosa riesco ancora a dirti? Vediamo. Penso che tu faccia un lavoro a contatto con le persone e dove hai anche una responsabilità in quello che dici, in quello che fai. Mi fanno proprio vedere questo. E riesci a risolvere anche un po' i problemi degli altri. Questo sei tu, campanello. Vedi anche questa carta mi fa ricordare una frase che dice: la felicità più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Questo forse lo diceva Confucio, e infatti tu sei un qualcuno che potrebbe anche essere caduto, ma è riuscito a risollevarsi subito. E questo è il campanello. Adesso ti dico che cosa devi aspettarti, vedi? 2 assi, subito. Asso di denari, asso di spade. Qui va ad iniziare un qualcosa per te, anche con soddisfazione, con questo asso di denari. Torno a dire che potrebbe avere a che fare col tuo lavoro, con la tua professione o con un qualcosa che vuoi fare. Abbiamo anche questo asso di spade.
ci mettiamo la firma, mh. Abbiamo le stelle qua, aspettative che si realizzano e un 9 di coppe che è festeggiare un qualcosa con soddisfazione. Guarda come si ricollega, al mazzo di prima. È come se fosse una risposta positiva a quello che abbiamo visto prima, comunicazioni con l'8 di bastoni, una ruota. Allora, cosa devi aspettarti? Comunicazioni che riceverai, che sono positive, con rispetto ad un qualcosa che può essere la tua attività oppure, se parliamo di sentimenti da parte di una persona, ma te le aspetti adesso e arrivano con questa stella, sono aspettative. Poi, mh, qui abbiamo una torre, un qualcosa di improvviso che va a succedere. È possibile che sia anche, ehm, una chiusura, un ribaltamento di una situazione, un qualcosa che fondamentalmente, a differenza di quello che ti ho detto prima, dove sono aspettative che vanno a realizzarsi, questa non ce l'aspettavamo. Mh? Ehm, Penso che abbia a che fare, adesso vediamo, ne mettiamo giù altre. Eccola qua, l'imperatrice di nuovo c'è uscita. Con una decisione che tu devi andare a prendere, prenderai, le carte dicono questo. Con rispetto, ad una situazione che c'è adesso, qui ti dicono: "Devi scegliere, devi decidere, non puoi più stare lì 50 e 50, eh". E questa decisione che prenderai ti porterà, a chiudere probabilmente con una situazione, dove, è possibile che tu vada a sentirti troppo limitato, perché o è come se tu non vedessi la via d'uscita, questa carta indica quello, e ci esce l'imperatrice. Quindi cosa va a succedere? Cosa devi aspettarti? Fondamentalmente una decisione che andrai a prendere, che ti porterà a chiudere con una situazione limitante per te, e questa cosa ti porta benessere. Mh. Io vedo questo. E qui ti vedo, campanello, una persona molto spirituale e andrai ad alimentare questa tua spiritualità, può essere che tu, mhmm, sia un qualcuno appassionato di tarocchi piuttosto che, di esoterismo, e andrai ad alimentare questa cosa. Questo devi aspettarti anche. Qui abbiamo aspettative in ambito sentimentale, che potrebbero portarti a prendere questa decisione che ti dicevo qui, Abbiamo la carta dell'innamorato che indica anche una scelta, 2 di spade che ci parla a sua volta di una scelta. Questo devi aspettarti. Sceglierai, campanello. Ed è possibile che tu, se parliamo di sentimenti, vada a scegliere con un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario.
nonché potrebbe essere di intraprendere, secondo me, un lavoro qua. Guarda, 2 imperatrici, ce l'avevamo già prima e c'è uscita anche dopo. Sono 2 carte meravigliose in ambito professionale o di realizzazione. Mh. Quindi in questo futuro scegli, campanello. Ribalta questa prospettiva, e diventa un'imperatrice o un imperatore. Mh? Questo è quello che mi hanno detto per te. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no. Per il campanello, vediamo. Cosa ci dicono? La luna, il papa e la ruota. Ne metto giù ancora una dopo questa ruota, voglio vedere cosa viene. La forza. Allora, qui la risposta è un sì. Penso che tu abbia fatto una domanda su una situazione dove in questo momento con questa luna non ci vediamo sufficientemente chiaro. Con questo papa e questa ruota è una situazione che si sblocca. Mh? È fare la cosa giusta, è intraprendere la strada giusta. E poi abbiamo questa carta della forza, è un sì. Viene anche da dirti, perché abbiamo un papa, una ruota e poi questa forza che non ricordo chi lo dicesse, forse Lucrezio, cadendo la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la sua costanza. Ecco, questa carta della forza mi ha ricordato questo. Quindi penso che tu mi abbia capita. La risposta è un sì. E questo era per te, campanello. Ti dico adelante con questa forza. Ricordati Lucrezio. Quarzo rosa, suerte, per te. Vediamo un po' cosa i tarocchi ti dicono, che cosa devi aspettarti. Prima però vado a parlare di te e a fine stesa ti chiederò di fare una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o un no, con gli arcani maggiori. Vediamo un po' chi è il quarzo rosa. Quarzo rosa sei di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, ma potresti anche essere di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine, o avere un ascendente in uno di questi segni. Quarzo rosa, qua ci vedo una persona molto ambiziosa. Sì, guarda, questa è la carta dell'ambizione. Essere ambiziosi è positivo, e sei un qualcuno che pianifica, eh, si sacrifica anche, vedi questa carta del sacrificio, è come se sentisse di avere una missione nella sua vita. Ti vedo ambizioso, ambiziosa, però qua questa carta mi parla di una sorta di dilemma che tu puoi avere su una situazione che potrebbe portarti a fare un cambiamento. Guarda, l'avevo detto. Qui ci sono delle opzioni, un qualcosa che tu devi
Stai magari già pianificando e devi scegliere: "Voglio questo, questo, quest'altro, cosa voglio?" Quarzo rosa. Mh? Vediamo un po' cosa vuole il quarzo rosa. Quarzo rosa, penso che tu sia un qualcuno che è come se la vita ti avesse sempre portato ad affrontare anche delle difficoltà, e tu potresti esserti sentita o sentito particolarmente sacrificato per questo, ma nonostante tutto hai cercato di fare del tuo meglio con questa carta del mago, mh? Hai fatto del tuo meglio, ma sotto certi aspetti è come se ti fossi sentito un po' sacrificato o sacrificata, scusa. Mh. Ti vedo solo o sola, quarzo rosa. Oppure sei solo o sola quando si tratta di prendere delle decisioni e risolvere delle situazioni anche impegnative qua, E potresti anche avere a che fare con una persona un po' manipolatrice, che magari ti costringe a, seguire determinate dinamiche anche un po' a discapito di quello che vorresti fare tu. Io vedo questo. Anche questa carta mi indica, è come se tu fossi solo o sola, soprattutto quando devi affrontare delle cose importanti, impegnative e dove ti senti anche un po' sacrificato o sacrificata. mh? Mi viene da dirti che non è mai troppo tardi per essere ciò che avresti voluto essere, Quarzo rosa. Penso che tu mi abbia capita. E lo vedo anche di qua. Quindi non lasciamoci manipolare. Affrontiamo le difficoltà, sì, ma superiamole anche. Non rimaniamoci dentro. mh? E questo è quello che mi hanno detto di te. Ti vedo, sei una persona allegra. Questa è una carta di allegria. Nonostante tutto riusciamo anche a essere allegri. Quarzo rosa. E questo è positivo. mh? Potresti di recente, o inizierai a farlo tra un po', intraprendere un corso, uno studio in un qualcosa. Questa è la carta che è come se tu, trovassi un valido maestro, oppure è una carta che parla di studio, ehm, magari inizi, ad imparare un qualcosa che, ti piace o vorresti farlo e questa cosa magari ti crea un po' questo dilemma: lo faccio o non lo faccio? C'è magari un qualcuno che ti dice: "Non farlo", che ti manipola, ma tu invece, sebbene potresti essere solo, vedo che decidi di farlo. E adesso andiamo a vedere cosa devi aspettarti. Beh, qua mi indicano, guarda, non a caso avevamo la persona un po' manipolatrice, scusa, e ci sono ancora dei contrasti, con questo 5 di
bastoni, è un po' una lotta contro un qualcosa o un qualcuno. Io ci vedo tanto un qualcuno, guardalo. Mm? Una soluzione che vai a trovare con questo Papa su una situazione che sentivi pesante. Quindi se adesso c'è una situazione che senti pesante, è possibile, con quello che abbiamo visto prima, questo Papa ti dice si trova una soluzione. Potrebbe avere a che fare col tuo contesto familiare, mm? Ma qui ci vedo una ritrovata armonia con questo 10 di coppe. Per alcuni potrebbe anche essere con un figlio o una figlia, oppure se parliamo di sentimenti con una persona che potrebbe essere più giovane di te o molto immatura. Mm. Ti vedo un po' sulla difensiva, guarda. È come se tu dovessi aspettarti di continuare a difendere un qualcosa. O difendere te stesso o te stessa, potrebbe essere, eh? Difendere una passione, per esempio, che ce la vedo, un sentimento, un amore che proverai per qualcuno o che stai già provando. Qui abbiamo un asso di bastoni, ma guarda, ci vedo una ritrovata armonia in ambito familiare oppure con un qualcuno qua, eh? Non a caso abbiamo la giustizia, un ritrovato equilibrio, l'avevo appena detto. E poi un cambio di casa, cosa devi aspettarti? Io ce lo vedo, sai, con questo carro, come se potessi aver pianificato, o lo stai facendo adesso, e poi lo facciamo, guarda, con questo carro. E ti porta anche a stare molto bene. 9 di denari, soddisfazione, troviamo il nostro posto. Quarzo rosa, cambiamo un ciclo. Dove ci siamo sentiti appesi, vedi, questa è la carta dell'appeso. Non ci sentivamo al nostro posto. E qui, fine di questa situazione pesante, cambio di ciclo che include probabilmente anche un cambio di casa, un viaggio. Potrebbe essere anche un viaggio con questo carro, eh? E finalmente troviamo il nostro posto, la nostra dimensione. Con una regina di denari potrebbe anche essere in ambito economico. È possibile che tu debba aspettarti di dover regolarizzare, ecco, un qualcosa con questo cavaliere di denari, potrebbe essere un qualcuno di un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, o un qualcosa che ha a che fare, magari, ecco, con qualcosa di più burocratico. E qui, vedi, avevamo anche il Papa. Andiamo a regolarizzare un qualcosa con un qualcuno probabilmente di un segno di terra, non per tutti perché questo è un interattivo, però mi fanno vedere questo. Cosa devi aspettarti? E io qua ci vedo tanto una ritrovata armonia in ambito familiare o sentimentale.
Questo mi hanno fatto vedere per te, quarzo rosa. Mi viene anche da dirti che qui, visto che tu vuoi chiudere un ciclo, quindi portare questo cambiamento nella tua vita, chi combatte rischia di perdere, ma chi non combatte ha già perso. Penso che tu mi abbia capita, quarzo rosa. Quindi ricordati questo, perché tu non perderai, però devi combattere. Devi, vedi, difendere una passione, un sentimento, un qualcosa che senti tuo. E dove in questo momento potresti sentirti un po' sacrificata o sacrificato. Questo mi fanno vedere per te. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta con questo mazzo di arcani maggiori, un sì o un no. Per il quarzo rosa, vediamo cosa ti dicono. Per il quarzo rosa, vediamo un po', la morte, il matto e il sole. Parlavo di cambiamento, e sembra ci abbiano risposto qua, questa carta della morte ci indica proprio una trasformazione, un cambiamento con rispetto a una situazione precedente, un vissuto precedente, e con questa carta del matto andiamo a fare quel qualcosa che magari prima non avremmo mai avuto il coraggio di fare. Ecco, ed è super positivo, c'è il sole. Quindi è come se, con rispetto a quello che abbiamo visto prima nella stesa, ti dicessero di avere il coraggio di fare, perché questa cosa ti porterà a chiudere un ciclo. Guarda, sembrano, questo è un 10 di spade, questa è la morte, hanno un po' lo stesso significato, e la risposta qua è un sì. Quindi se c'è un qualcosa che tu devi fare con questa carta del matto, coraggio, anche un po' potrebbe sembrarti azzardato anche, però è un sì, che sia nei sentimenti o per una qualsiasi altra cosa, con rispetto alla domanda che tu hai fatto, è un sì. Quindi qua cosa posso ancora dirti? Fammi un po' vedere. Beh, con questo sole, e se parliamo di sentimenti, perché potresti avermi anche fatto una domanda sui sentimenti, mi viene da dirti questo, che l'amore vero può far paura, ma lasciarlo andare è un errore imperdonabile. E questo era per te, quarzo rosa. Ti dico adelante con questo sole. E con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana, perché domani è lunedì, e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao! Chico.